Borsa in pelle, manifattura F. Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video, prima di dirti di cosa parliamo in questo video, che parleremo di borse, una delle borse che ho acquistato e che recensisco per te, ti dico chi sono, perché me ne sto interrogando da tempo su chi sono. Sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e per passione e per amore del mio lavoro racconto tutto quello che c'è dietro il mondo delle borse originali. Per questo compro i prodotti, infatti questo video non è sponsorizzato, acquisto i prodotti per oppormi alla contraffazione e per sostenere i piccoli brand. Come hai visto da quando abbiamo ripreso con le recensioni, e se non le hai viste vatti a guardare nella playlist, ci sono tutte le recensioni delle borse che ho fatto. Le ultime che ho fatto sono tutti piccoli brand, chi più chi meno nascente, e comunque che hanno avuto dei trascorsi particolari e che si spera insomma di incentivare anche attraverso l'acquisto che ho fatto io. Per questo compro le borse. Detto questo, ti racconto questo, qualche piccolo aneddoto che è successo, perché ultimamente mi succedono cose strane. Tutto questo dopo la sigla. Come ti avevo detto, fra poco andremo a guardare la borsa manifattura F. Diciamo chi è. Innanzitutto compra sempre borse originali, e in questo caso è importantissimo sottolinearlo perché le borse di Federica Messina sono appunto molto originali e mi hanno particolarmente colpite. Dove l'ho trovata? Su Instagram. Ha un profilo Instagram bello, molto curato, lei ci tiene tantissimo, infatti fa tantissime fotografie, segue le sue stories, insomma è molto ben seguito e molto focalizzato sull'utilizzo di Instagram, anche perché vende proprio attraverso questo social. Insomma, come nel mio girovagare per i social, attraverso tutte le migliaia di segnalazioni che mi fate, mi vado a guardare i siti. Poi chi mi interessa di più, perché magari mi ha colpito per un tipo di lavoro, di lavorazione o tutto il resto, li seguo. Probabilmente, non vorrei ricordare male perché insomma la vecchia mi sta pigliando, fu un mi piace o comunque un segui, e andai a guardare le borse. Molto particolare, mi affascinò molto a primo impatto l'utilizzo dei materiali in versione neutra, quindi borse di pelle monocromatiche con un impatto visivo molto forte, belle strutturate, e il modello che sono andata a scegliere è proprio su quest'onda qui. La borsa l'ho ordinata sempre, insomma chiudiamo con questa di oggi quelle che ho ordinato a luglio. Ho avuto anche un po' di tempo da aspettare perché ovviamente quando sono questi piccoli progetti si lavora molto su commissione, quindi io ordino e poi l'artigiano produce. Dicevo, Federica Messina, da quello che ho ritrovato online, poi ovviamente ti lascio il link dell'articolo qua sotto dove puoi approfondire, guarda sempre sotto i video in descrizione, ci sono comunque delle cose che aggiungo, quindi è fondamentale, oltre ad iscriverti al canale ovviamente. Federica Messina è una artigiana che dice di fare borse di pelle reinterpretando la pelle appunto in maniera contemporanea. La contatto vista la borsa e le chiedo come potevo fare ad acquistare una sua borsa. Così lei mi risponde molto carinamente, io le mando le foto insomma che avevo fatto screenshottato sul suo profilo, e mi dice spostiamoci su WhatsApp, e così facciamo. Le mando le due foto nuovamente e le chiedo i prezzi. Avevo scelto fra due borse che erano una Nicla, leggendo dal messaggio, e un altro modello che era la Mini Elena. Quando leggo Mini Elena faccio perché c'è anche una Big Elena, mi incuriosiva sta cosa, sempre per fatto grande, piccolo, c'è insomma tutta sta cosa qua. E c'è anche poi la questione, c'erano tutte queste nappine che poi ti faccio vedere insomma da abbinare, e lei mi dice guarda c'è la Big Elena però è quasi un valigiotto. Vabbè, faccio ok, mettiamoci d'accordo, dimmi quanto costa. Mi dice 140 euro. Ok, questa Big Elena che adesso andiamo a vedere è una borsa completamente di pelle, poi lei ti dà la possibilità di abbinarci delle nappine che, come andrai a vedere, sono dei ciondolini che praticamente si possono abbinare vicino. Insomma, ordino la borsa, pago i 140 euro velocemente, le dico vabbè ci sentiamo, dice ah ok già hai pagato eccetera eccetera, io sono molto compulsiva nell'acquisto, ciao, ok ci sentiamo. Poi qualche giorno dopo siamo coordinati, la borsa è arrivata prima della chiusura dell'azienda, ok tutto bene.
Il piccolo aneddoto simpatico è che ovviamente quando è partita la borsa io avevo fatto il pagamento dei 140 euro e non dei 15 della spedizione. E giustamente lei quando è partita la borsa mi dice: guarda, mi invii i soldi della spedizione. Apro una piccola parentesi: non ho nessun problema a pagare 15 euro, perché come non ho avuto il momento in cui ho pagato i 140 euro, però secondo me soprattutto per i brand nascenti è fondamentale fare i prezzi chiusi o comunque dare un prezzo dove già è inclusa la spedizione, perché paradossalmente se io comunque li ho pagati 155 euro o li avessi pagati per intero o li pago scorporati, questo secondo me dal punto di vista della comunicazione da consumatrice, cioè niente più di tanto, perché preferisco un tipo di approccio del genere, perché magari può risultare brutto anche da parte di chi chiede, il fatto di chiedere giustamente i 15 euro delle spedizioni può suonare un pochino imbarazzante anche da parte di chi lo riceve, quindi per secondo me evitare l'imbarazzo molto più semplice, prezzi compreso spedizione in Italia, amen, cioè voglio dire molto più easy secondo me. Detto questo, e tornando insomma un pochino alla borsa, andiamocela a guardare perché non l'ho ancora vista, l'ho aperta soltanto per farla respirare, perché sai che le borse come la fabbrica respirano, e la flanellina con questa dust bag molto carina. Poi all'interno la borsa è impacchettata in questo modo molto carino. Allora, in pratica la borsa è così, la nappina è questa e l'ho scelta ovviamente azzurro Napoli. Nel frattempo che la guardo ci mettiamo un po' di carte dentro, così diciamo questa cosa molto igienica che faccio anche in fabbrica, lo so che non si fa, è anti-covid proprio, e quindi insomma andiamocela un attimino, nel frattempo la guardo anche dentro, giusto per dargli, sennò Erika si lamenta che la borsa non si vede bene, e insomma è così. Qui ci troviamo il cartellino, nel frattempo sto dando un'occhiata, questo pellame bianco con me che sono un camionista sarà proprio l'optimum, e mi dice collezione di borse e zaini in pelle a tiratura limitata, F sono io, F perché ovviamente l'iniziale di Federica, eventuali piccole imperfezioni non costituiscono difetto ma sono da considerarsi caratteristiche tipiche di una produzione artigianale. Questo suppongo sia un pezzettino di pelle, forse non so, per ricordare il tipo di pelle. Sulle foto che lei ha pubblicato su Instagram la borsa ha le racchietelle fuori, i fianchi fuori, può essere portata appunto a mano o a tracolla, però questa tracolla non si smonta, sbaglio? Dico giustamente? Il fatto secondo voi che ha due buchi è dovuto a che se io svito, no? Aspetta, o la vuoi a tracolla o la porti a spalla, molto carino, o puoi doppiarla senza tintura. Qui dà un po' fastidio sotto mano, a differenza ad esempio della borsa che abbiamo visto l'altra volta, che è quella di Quartiere 3, che era insomma i bordi erano molto più morbidi. Questa è la parte posteriore, adesso ci guardiamo l'interno, la tracolla però non gratta. Vicino a questo ciondolino guardiamo all'interno, sfoderata, ha questa taschina posteriore dove c'è anche questo cuore che riprende l'azzurro. Visto che lei scrive che fa una rivisitazione alla pelletteria in maniera contemporanea, suppongo insomma che sia tipo un quadro, vabbè, comunque ci sono degli schizzetti, suppongo siano di tintura, però non trovando tintura qua magari insomma si sono mischiati un po' di lavori, poi nei laboratori artigianali che sono un po' più piccini, gli spazi un po' più stretti, si perde di vista un po' tutto. Detto questo, vabbè, tranne che la parte posteriore la pelle è un po' più cedevole, però se ti ricordi, e se non l'hai vista ti invito ad andarla a guardare, magari è un effetto voluto di sfruttare questa parte un po' più, mi viene spanzato ma non è proprio spanzato, insomma un po' più, sai quando le donne vengono le smagliature? Ecco, quello insomma è la stessa cosa dell'animale, questa parte qui di utilizzarla nella parte posteriore, e più o meno lo stesso tipo di esperienza con una borsa Marant. Ti lascio qui sopra il link, dopo vatti a guardare la recensione, perché aveva più o meno la stessa struttura, lo stesso concetto, perché essendo una postina, quella borsa aveva la patta un po' più grossa rispetto a questo,
nella parte posteriore avevano messo proprio la pelle che aveva qualche segnetto in più, però questo rende, come ha scritto lei, la cosa un po' più artigianale. Passiamo ai voti. Per la tintura, che non c'è, il mio voto è 0. Per le cuciture il mio voto è 3. Per le rifiniture il mio voto è 3. Per la valutazione qualità-prezzo, a prescindere dal costo trasporto e meno, comunque per me è un 4,5, perché comunque è una borsa made in Italy, è fatta completamente in pelle. Poi a me fa impazzire sto punto di bianco, avrei preferito con i bordi comunque tinti, perché la pelle, essendo sotto di un tono diverso, essendo sfoderato, un po' più pulita, i volumi un po' più scesi, però insomma questi sono gusti personali. Per la valutazione utilità, poiché la borsa è leggera, quindi penso che la potrò caricare un bel po', ti farò sapere, ma è un 4,5. Dal punto di vista tecnico ci sono delle cose che io non amo particolarmente, cioè la questione della tintura, certi volumi, le cuciture eccetera, anche perché è tutto collegato. Per me la borsa è promossa ma con rimando a settembre, perché ci sono delle cose che secondo me possono essere migliorate, ma visto che è un brand che sta in startup, sicuramente Federica, che è molto sveglia, attiva e tutto il resto, percepirà questo come suggerimento da consumatrice, non da tecnico e non da nulla. Io aspetto i tuoi commenti, mi raccomando iscriviti al canale e dimmi se tu conosci brand così piccolini da promuovere, da sostenere. Sto ricevendo un po' di feedback e qualcuno mi sta contattando e mi sta dando delle buone info, però voglio storie, voglio persone, voglio artigiani, voglio sostenere con i miei soldi, come devi fare tu, borse originali, appunto borse originali come quelle di Manifattura F, ovvero prodotte e vendute attraverso il mercato legale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.